ragazzi, la vedo lunga sta Bulgaria. Quindi per adesso è andato tutto bene. Ci hanno gentilmente concesso di stare massimo 5 ore. Ti fa cagare però. Vai! Ma non mi spingere a fare cose. Per fortuna siamo riusciti a parcheggiare, Che non siano più infettate. Arrivare lì a lui. avanti. Good morning. Ciao. Ok. Thank you, ciao. Ragazzi, primo posto di blocco ci hanno subito fermato, ma perché dicono? Guarda questi che targa in contraffatto. Infatti hanno messo dentro la testa le camper tutte e due, da tutti e due i lati, tra l'altro fumando. Guardava i passaporti e dice ma dove? E noi abbiamo detto Italia. Ah, ok, andate. Cioè, ma erano dubbiosi all'inizio, cioè proprio guardato male. Strana. Ma questi da dove? Che cazzo di targa c'hanno? Ragazzi, è così. Non so, sarà così questa avventura in Bulgaristan? Qua potrebbe essere, cioè Bergamo ti fermano, o sono tutti bergamaschi qua. Ecco, guarda quanti bergamaschi che ci sono. Pieno. Sì. Ecco qua il cartello della vignetta anche su una statale normale. Quindi dovete farlo appena passate il confine. Buongiorno. Passport. La car? Brett? Eh? No, Italia. Bergamo. Italia. Il poliziotto bulgaro, sapendo che non era una targa bulgara, ci ha chiesto se arrivavamo dal Belgio. Qualche confusione con le sigle, diciamo. Ah ragazzi, la vedo lunga sta Bulgaria. No, terzo posto di blocco. Hello, Italy. Yes. Can I see? Oops. Inside? È numero 3. Terzo posto di blocco. Ci stanno fermando, sono a noi. Quelli dietro Turchia, vai. Altre nazioni, vai. Tutti i paesi non ci hanno mai controllato. Qui 3 su 3. Io salgo a te. Che Perché voglio vedere brutto. vogliono vedere brutto, lo sapevo. Eccoci, prima spiaggia della Bulgaria sul Mar Nero. Eravamo qui alla spiaggia di Creimorie, non so neanche come si dica, che praticamente è la prima spiaggia che abbiamo incontrato un po' camper friendly, perché c'è da dire che come la pensa la Bulgaria per il campeggio? Non si sa. Non si sa. Non si sa, nel senso che in Europa, e abbiamo visto che in Europa ci sono delle leggi molto restrittive, però c'è anche da dire una cosa, siamo nel periodo estivo, quindi ancora più restrittive, perché ipotesi la Grecia, quando siamo passati non abbiamo trovato problemi. Era inverno, certo. Teoricamente le leggi dicono che è vietato il campeggio illegale, però non si sa bene se qui distinguono campeggio da parcheggio, perché noi quando dormiamo abbiamo tutto chiuso, non è che disturbiamo nessuno. A parte stanotte. Stanotte invece qui Sta aperto. abbiamo lasciato anche le finestre tutte aperte, proprio Caldo. completo sciallo. È andata bene, non ci sono stati problemi, sappiamo che qui dormono anche altri viaggiatori, c'è stato un
ragazzo con la bicicletta che ha messo la tenda Spiaggia. nel prato, quindi per adesso è andato tutto bene. Prime impressioni sul Mar Nero: ieri abbiamo fatto il bagno in quest'acqua ed era veramente un brodo, era caldissima, però devo dire che questa spiaggia qui, ok, ha moltissimo parcheggio, ma il mare non è idilliaco, ecco, perché c'è una raffineria davanti e arrivava un profumino di petrolio stile benzinaio. Se qualcuno di voi è stato in Albania dove estraggono il petrolio sa di cosa stiamo parlando, è l'odore del petrolio. Qua arriva perché era spinto dal vento, perché la raffineria è bella distante, non è Certo, qua di fianco. sì, no. Il mare comunque non è inquinato, l'unica cosa era sabbioso sotto, quindi ieri c'era mare abbastanza mosso. Era marrone come Rosolina Mare. Esatto. No, che poi Rosolina Mare a volte è anche bello trasparente. Stupendo. Però adesso andiamo a parcheggiarci in centro a Burgas, una delle più grandi cittadine, Seconda, la quarta, la quarta, quinta. circa 200.000 Insomma, persone. Andiamo lì, facciamo un giro, beviamo qualcosa di fresco. Io accendo anche un ventilatore perché Marina per fare i video me li fa spegnere. La sfida di oggi è: quanti posti di blocco in 10 km ci fermeranno? Perché quello che dobbiamo fare oggi è 10 km. Si vedrà fra un po'. Non ho fatto 500 metri, il primo posto di blocco ce l'ho fatto. Io non so cosa cercano, ora sinceramente inizio a preoccuparmi. Non ha neanche chiesto i documenti, questo ha soltanto guardato dentro. Io non so se vogliono vedere se ci sono persone dietro o sono solo curiosi di guardare dentro in questo caso. Beh, farsi tutta la Bulgaria così effettivamente può essere un po' faticoso. Secondo me, e spero che sia così, è perché siamo vicino al confine ancora, perché comunque qua dietro, e quindi voglio vedere se trasporti clandestini. Però io dico una cosa: solo ed esclusivamente i camper fermi, i furgoni no? Sai cosa faccio? Adesso vado a ficcare là dove c'è il pullman, ce n'è uno corto, se mi dicono qualcosa vi faccio: non c'è spazio per 7 metri. Incredibile, c'è un traffico in questo parcheggio già strapieno a quest'ora. È venerdì mattina. Adesso ci hanno gentilmente concesso di stare massimo 5 ore qui in un parcheggio dei pullman. E noi in 5 ore prendiamo le biciclette e andiamo a visitare Burgas. Siamo ai giardini del mare, cosiddetti, di questa città, che sono un parco che praticamente sono chilometri e chilometri sulla costa. E sembrerebbe essere uno dei più grossi che c'è in Europa. Comunque ci sono diverse attività, cantanti, c'è Lenny Kravitz che viene a cantare, ci sono delle cose fighe che adesso andremo a vedere. Insomma, sembra una bella viva come cittadina. Quindi andiamo a vedere il parco. Facciamo tornare bambini, È vero, siamo arrivati in un posto incredibile. solo bambini un po' cresciuti, che hanno ovviamente delle idee cresciute. Dell'esperienza anche cresciuta. Assolutamente. Ricordatevi solo questo: adesso ci sono 40 gradi, pochissima aria, sabbia, mare. Cosa facevate? Adesso ve lo faccio vedere cosa fanno qua. Sembra un po' Davide del furgonello, vero? Che ci fai qua? Where the grass is green, we're still alive. I hope I'll see you on the other side. I know that I'll be paying for the ride into the black hole. Sing for my soul.
Bene ragazzi, penso che abbiate capito, no? Che le statue sono fatte di sabbia e che la sabbia che intendevo io è quella. Che voi eravate bambini e facevate castelli di sabbia. Questi si sono un po' sbizzarriti. Qua ogni anno, ormai da una quindicina d'anni più o meno, c'è questa sorta di, chiamiamola competizione, dove ci sono diversi artisti che vengono qua, diciamo per tutto il periodo estivo, quindi luglio, agosto e settembre, fanno queste sculture di sabbia. Quest'anno il tema era il circo. Infatti c'è gioca, ci sono i giocolieri, i leoni, insomma, tutte quelle che sono le attività del circo. Ogni anno cambia e poi a fine stagione verranno poi premiati, insomma, i vincitori. È realmente sabbia, poi non so se all'interno mettono dello stabilizzante o meno, però ci sono ancora i mucchi lì di sabbia accumulata che eventualmente serviranno per o riparare o fare altre statue. Quindi è una cosa carina che c'è all'interno. Peccato questa temperatura. Adesso c'è l'aria, scusate. Quanto costa? L'ingresso costa 4,5 lev, che è appunto la moneta locale, che mezzo lev corrisponde a €1. Per fare in fretta basta dividere per 2 e si sa quanto è in euro. Quindi abbiamo pagato €2,25 l'ingresso. Ma se vogliamo calcolare che il cambio che noi abbiamo avuto non era esattamente la metà, ma c'è stata applicata una commissione di €1 su €50, vabbè, insomma, il caldo inizia a dare problemi. Non è vero, Mauri, sei proprio cotto dal sole. È che il cambio non è esattamente la metà, ma c'è qualche centesimo di differenza, quindi abbiamo pagato €1 su €50, ma non è una commissione. Emergenza caldo ragazzi, abbiamo toccato i 40 gradi e ci viene in soccorso Starbucks. Quello in tutto il mondo è una garanzia. Il freddo che c'è dentro, internet libero e la quantità di tempo che ci puoi passare e il caffè. Che fa cagare però. In effetti non ci piace il caffè, però ci interessa soltanto andare al fresco. Bonjour! Gianna? Vedete un Mauri già al lavoro, questo è il computer con il nostro adesivo. Mauri già al lavoro di prima mattina, Con la faccia da sonno. mezzo nudo perché ci sono 40 gradi. Sto preparando il video per mercoledì, se no poi mercoledì non esce, quindi non mi devi disturbare, prima cosa. Seconda cosa, mi dice anche, abbiamo comprato la carne perché vogliamo fare un bollito, 40 gradi, cosa fai? Il camper non è che posso fare, uso la fiamma, non uso l'induzione. Volevo farla fuori, poi Marino vi fa vedere dove siamo e ho detto, va bene, facciamolo dentro. Quindi 40 gradi con la pentola che adesso vi fa vedere che bolle. Praticamente sto facendo un bagno tour. Lo so ragazzi che volete stare con me, però fa caldo, quindi sto sui due dos e soprattutto devo lavorare, quindi mi fai vedere tu un giorno dove siamo? Ok, va bene, sarà il mio compito farvi vedere dove siamo arrivati oggi. No, siamo in un posto parecchio interessante. Mi metto gli occhiali perché non ci vedo niente io senza. Vai! Ma non mi spingere a fare vai, cose. che certo c'è la faccia addormentata anche tu, vai! Esco, me ne vado dal bollito. Ragazzi, questo Lasciami soffrire solo. soffri da solo. Questo è il nostro parcheggio. Vi faccio vedere bene. Eccoci. Ve lo state chiedendo sicuramente come abbiamo fatto a parcheggiare qui? Semplice, siamo arrivati ieri sera. Abbiamo deciso di adottare un nuovo metodo. Invece di spostarci al mattino, perché qui ormai è estate piena, c'è un sacco di gente, sono proprio le settimane centrali dell'estate, è impossibile trovare un posto verso il pomeriggio, neanche già a mezzogiorno. Qui le macchine arrivano nelle spiagge verso le 7 del mattino, poi vanno via verso le 8 o le 9 di sera, quindi ci siamo spostati dopo cena, ci siamo spostati di sera, abbiamo passato la notte qui, che è stata per niente tranquilla, visto che c'è un bar che ha avuto la musica fino alle 5 del mattino. Però siamo all'ombra, in prima fila, e adesso possiamo andare a vedere una spiaggia che fa parte della famosa Costa del Sol bulgara. Questa macchina davanti a noi ce l'ha chiesto, gentilmente. Hanno detto, vabbè, visto che sicuramente voi state qua tutto il giorno, noi ci mettiamo un attimo qui per andare a farci un bagno. 8 lev un lettino, 8 lev un ombrellone, quindi 4 euro al pezzo.
poi ci sono anche queste. Nessebar è una penisola che fa parte del patrimonio UNESCO. Spero che domani andremo a visitarla e ve ne parleremo meglio, perché ha dei primati particolari ed deve essere un posto molto interessante. Allora, qui la situazione sta peggiorando. Tra l'altro ho anche parlato con un signore che giustamente mi ha detto: ah, noi local odiamo venire in spiaggia al weekend perché c'è troppo casino, però se abbiamo amici, dobbiamo fare qualche festa, veniamo. Però davvero oggi è sabato e è una cosa eccezionale. Ha detto che anche il caldo che sta facendo in questi giorni è eccezionale. Normalmente non fa così caldo. È perché fa così caldo che noi siamo in spiaggia e non stiamo visitando le città dell'interno, perché sarebbe impossibile per noi. Adesso vado a fare un'altra strada che dovrebbe portarmi in un'altra spiaggia. Eccola la strada, neanche la vedevo. Non mi soffermerò a parlare della spazzatura perché questo parcheggio è veramente un disastro. Chilometri quadrati. Vediamo un po'. Davvero, la disperazione di parcheggiare ovunque la conosciamo. Spiaggia libera, come vedete dal colore degli ombrelloni. È accesa anche la luce. Bene ragazzi, mi sembra di essere al quinto interrogatorio dove è stata lei il notte del 28 agosto del 2006. Vabbè, siamo arrivati al bar. No, la spesa si chiama Nessebar. Per fortuna siamo riusciti a parcheggiare perché non era per nulla facile. Insomma, adesso siamo messi nel parcheggio più o meno, insomma, ci passano dietro, ci passano davanti, ma l'idea, visto che adesso si sta svuotando il parcheggio perché hanno mangiato, iniziano ad andare a casa, ci sono gli anziani come noi che vanno a dormire. Oh, ma sono le 10, lo so, appunto, per quello che dico, già tardi. È giusto. Quindi dovrebbe in teoria liberarsi un po'. L'idea è quella di spostarmi e mettermi in una posizione un pochino più comoda, perché così domani andiamo a visitare questo paese che è patrimonio dell'UNESCO. Qua chiudo la serata. Buonanotte. Sono i gabbiani impazziti. Buongiorno, innanzitutto siamo svegliati in questo splendido posto dove abbiamo dormito veramente bene. Io ho dormito, lei ha detto che ascoltava la musica. Sì, da lontano si sentiva, ma solo verso mezzanotte, poi dopo no. Abbiamo dormito con le finestre aperte e la brezza marina che entrava. Sono andate via un po' di macchine, quindi siamo un po' più tranquilli. Siamo riusciti a scaricare le bici. E adesso andiamo a vedere sto paesino che è così, quindi l'ho anche caricata e spero che mi supporti nelle salite. Sì, c'è da andare là sopra. Innanzitutto vi diciamo che questo paesino è patrimonio dell'UNESCO. Bene. Per il motivo stranissimo, peggio di Livorno Ferraris, ha più chiese che abitanti. Si calcola che abbia circa 42 chiese. Non tutte scoperte, non tutte ristrutturate. Cos'è, 2 km per uno? Sì, è piccolissimo, quindi ha pochissimi abitanti. Diciamo che è un'isola, l'isola di Nessebar, che adesso è diventata penisola perché l'hanno collegata alla costa con una strada di 400 metri, un ponte, sì, un po'. Quindi andiamo a vedere queste chiese.
Stiamo iniziando dalla ciclabile che fa tutto il giro dell'isola perimetrale e la cosa che subito si nota sono queste abitazioni, un po' come quelle che avevamo visto anche in Turchia. La base sotto, diciamo così, in pietra e la parte sopra un pochino più sporgente in legno. Questa dovrebbe essere una caratteristica di questo paesino. Tipiche di questa isola con la parte sotto appunto in pietra e la parte sopra. Oltretutto questa qua penso che sia abbastanza vecchiotta e poco mantenuta. Allora, qui alle mie spalle è la cattedrale bizantina di Santa Sofia, che ovviamente col tetto crollato in fase di ristrutturazione. No, non è vero, lasciano così com'è. È un buon esempio di architettura bizantina, anche se prima la città si dice che era una colonia greca. È un dilettante chiesa ovviamente che si chiama Hagia Paraskeva, che ha un nome greco, che girando a 180 gradi ci abbiamo dall'altra parte la coppia, o comunque molto simile. Stanno arrivando un casino di turisti e quindi diventa difficile fare delle foto senza avere qualcuno in mezzo. Molto carina questa architettura di legno e queste chiese bizantine con questi dettagli, questa decorazione. Abbiamo pensato che probabilmente di sera è anche molto suggestivo l'ambiente, perché ci sono tutte queste stradine acciottolate dove la maggior parte delle signore si storterà le caviglie coi tacchi. Anche signori. Sì, un po' tutti. Comunque questa zona è bella perché poi è turistica, è forse una delle parti più famose turistiche di tutta la Bulgaria, piena di ristoranti, ben curati, cioè proprio un bel posto, ecco, proprio molto europeo. Sono tutte uguali, le hanno fatte con lo stampino, oggi le puoi fare anche 2000. Vabbè, non dire quello, dai. Questa qua alle mie spalle, che è la più importante, è il Cristo Pantocratore. Non chiedermi cosa voglia dire. Userai pantografi o... Dai! Non ne ho idea, si chiama così. Una nota, quei prezzi sono uguali a quelli italiani. Sì. Sono una birra 3,50, insalata 9 euro. Peccato che li paghi nella loro moneta, peccato che la paghino in lev bulgari che valgono 0,50, quindi tutto la metà. Conveniente, per essere oltretutto un posto veramente turistico, ha dei gran bei prezzi. Molto bello, questa zona è molto curata, giardini belli, strade pulite, questa architettura molto carina. Capisco perché è il punto più turistico della Bulgaria. Allora, consigliato per una vacanza? Sì, ne vale la pena arrivare qua in macchina? È abbastanza lunghetto. Io direi che possiamo andare in camper perché stiamo sciogliendoci. Io non credo che riusciremo ad andare in camper perché continua a fare davvero troppo caldo. E quindi abbiamo caffè lungo in un bar? Bisogno di stare all'ombra. Caffè in un bar. Salutiamo Nessebar e il suo simbolo, ovvero il vecchio mulino. Bellissima strada di collina, campagna, fatta per arrivare in un posto dove piove. Sta iniziando, Guardate cosa faccio qua. Cosa fai? Stiamo disinfettando le taniche dell'acqua bianca perché qualche settimana fa abbiamo fatto acqua e sapeva un po' di uovo, no? di zolfo. E da quel giorno lì, ogni volta che la facciamo buona, la lasciamo dentro, dopo un paio di giorni inizia a puzzare, quindi vuol dire che è contaminata. Già la usiamo solo per lavarci i denti, berla, no, non è vero. No, non la beviamo. Comunque sì, ogni tanto è meglio farlo questo trattamento di pulizia taniche.
giorno disse qualcuno, Eh. fa un cazzo di caldo. Qualcuno lo disse, tipo che lo dici tu tutti i giorni. Sì. Ma era un film, Siamo in un posto meraviglioso, insomma. Uno negli ennesimi parcheggi, però sono fronte mare. Ieri sera si è dormito veramente di merda perché fino alle 5 del mattino poi passava la macchina, Fast and Furious. Sì. Andavano tutti a fare in... Capito? Un po' di nervosismo mattutino dopo ma le che notti cazzo. insonni. Beh ragazzi, allora è estate, siamo in zone di mare, è già buona che troviamo parcheggio, ma non puoi pretendere il silenzio. Sì, ma alle 5-6 del mattino ancora la musica in Discoteche discoteca. all'aperto, ci sono Guarda. discoteche all'aperto Non e c'è bar limite. senza limiti. Non è la prima volta che ci capita qua in Bulgaristan, Poi oggi andiamo a fare un giro in città. perché siamo arrivati in una Esatto. nuova città. Ieri sera siamo venuti Ah, noi via. abbiamo detto, No. vedi che il caldo fa male. Fa male, uno gli gira la testa, poi ti perdi da Trebisonda. Sì. No, però siamo a Varna, non siamo più a Trebisonda. Allora, adesso li hai confusi sicuramente, già hai confuso me, figurati loro. Allora, Trevisonda era quello per... C'entra- Varna, Bulgaria, salendo, Sì. ok? Cercatelo sulla cartina, siamo lì. È una cittadina di mare, la più grossa, la più famosa, un grosso porto di mare, è il loro, diciamo, accesso al Mar Nero. Sì. Ed è anche oltretutto molto turistica, cioè proprio roba di lusso, Ciringhito, super chill out, super figo. Tutti ieri sera Cosa, facevano che così. macchine passavano ieri sera? Porsche, Che- Lamborghini, Mamma di mia, tutto. cosa non è passato? Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una visita alla città, in fretta perché era il meglio, a parte le solite battute, fa caldo veramente importante. Andiamo a vedere alcune cose in città che poi ti svelo piano piano mentre seguiamo la nostra mappa, Sì. perché Varna è importante per una cosa, Tanto adesso mi porta in un posto dove fa caldo, e certo. o meno dove faceva caldo. Meno male che c'è un parco ombreggiato dove passare, perché sulla spiaggia davvero ti cuoce il cervelletto. Allora, un bel giro in questo parco, praticamente c'è tutto un parco sulla costa. La spiaggia è lì a 15 metri di distanza, si solleva e poi c'è tutto questo parco naturale con piante secolari e non so, ogni tanto c'è qualche fontana, ogni tanto c'è un parchetto lì per i concerti. È carino, e oltretutto devo dire abbastanza pulito, cosa che a differenza come esci un attimino solo in periferia della città fa schifo. Museo della guerra navale, che come tutti i musei della guerra ricordano periodi veramente brutti, ma direi che servono veramente a poco. Vediamo che nel mondo ricordano solo ad alcune persone, ma quelle che in teoria dovrebbero ricordargli che la guerra è solo una merda, non funziona. Quindi speriamo di non vederne più di questi musei. Tecniche di guerra famose, la mimetizzazione. Trova l'intruso. C'ha gli occhi gialli da pantera. 5 lev. Arrivati? Ah? Siamo arrivati in centro a Varna e stiamo Ancora. visitando. Già. E allora siamo arrivati a... Siamo arrivati alle terme di Caracalla. Ma quali Caracalla? Sono le terme di Odesso in realtà il loro nome. Vabbè, qualcuno c'è. Ci mancava la parte romana ed eccola qua in pieno stile romano. Sì. Andiamo a vedere quelle che sono le terme. È un bel ritrovamento importante perché sono le quarte più grosse d'Europa. Sono anche abbastanza mantenute per quanto insomma sono ruderi. Per quanto hanno tirato fuori però, perché la maggior parte è ancora sottoterra. Dicono che erano molto complesse perché avevano 3 acque differenti, o meglio 3 temperature dell'acqua differenti. Erano innovative pur essendo del III secolo a.C. Sono, come diceva Marina, in mezzo alla città, proprio incastonata fra edifici a destra e a sinistra, e quindi molte parti sono sotterranee e non sono riuscite a tirarle fuori. Però adesso direi che possiamo farvele vedere, no? Sì. Certo che se lasciano che la gente cammini sopra gli archi romani, prima o poi vanno giù. Ecco qua una ricostruzione di com'era la piantina.
dove c'era a parte la frigidarium, il calendarium e il tiepidarium, e questa com'era esternamente. Sembra una fabbrica moderna degli anni 60. Noi vorremmo adesso un frigidarium. Sì, un congelarium. Caldo e non ha ancora avuto modo né tempo di dirmi che sono le solite 4 pietre. Questi tubi in terracotta che avete appena visto, che hanno dei fori laterali, venivano messi come colonne per sostenere il pavimento e sotto passava aria calda perché praticamente canalizzavano quello che erano i vapori e i fuochi. Addirittura questi stessi tubi venivano utilizzati anche sulle pareti, quindi avevano una specie di controparete dove appunto passava quelli che erano i fumi che uscivano, no? Quindi uscivano con un camino ma nello stesso tempo scaldavano tutte le pareti. Quindi questo era il calendarium. Qua siamo scesi di un livello, praticamente siamo sotto quelli che erano i pavimenti che avete visto prima. Qui sotto diciamo così, svolgeva l'attività di chi lavorava qua. Carbone, legna, fuochi, acque e quant'altro. Si può qua notare come realmente è veramente incastonato in mezzo alle palazzine. Ragazzi, sto sudando come i romani all'epoca. Siamo davanti alla cattedrale della Dormizione di Maria. Vabbè, comunque è la cattedrale più grossa di questa zona. Ha delle caratteristiche piuttosto russe che adesso vi spieghiamo. Allora, eccoci davanti a una bellissima cattedrale ortodossa. Ha una storia particolare questa cattedrale. Nel periodo dopo la guerra Russia-Turchia, nel 1877, è stato invitato lo zar di Russia dell'epoca che si chiama Alexander Dostoevsky. Sì, fa la figa, poi non lo sa. Comunque Alexander qualcosa, Google vi può sempre aiutare, è stato invitato qua. Quando lui è arrivato ha visto la vecchia cattedrale distrutta praticamente. Era brutta, non gli piaceva. Non gli piaceva e allora si è detto, pensi mi, ecco qua che la rifacciamo. Ci ha messo 6 anni e le costruzioni sono iniziate nel 1880. Il risultato di questo lavoro è un'architettura particolare, diciamo che è un po' fusione tra l'Oriente e l'Occidente, molto in stile russo. È un edificio di una pietra chiara, bianca, con 6 cupole dorate. Sembra di essere proprio in Russia queste cupole. Sì. Avete visto, è la classica architettura ortodossa. Esternamente è sicuramente molto bella, interna è intitolata alla Vergine Maria perché ai tempi la zarina di Russia si chiamava Maria e non era vergine, adesso non me la venite a contare. Ciulikowska. Momento curiosità, è un po' che non lo facciamo. Momento curiosità, tu sai cosa vuol dire Chiesa della Dormizione di Maria? Io non so cosa vuol dire. Gli danno il pigiama prima di andare a dormire? No, sono andata a studiarlo perché non lo sapevo. Dormizione di Maria è come da noi si dice l'assunzione di Maria. Perché è dipendente di? Non è dipendente di nessuno. L'assunta? No, in realtà sai cosa vuol dire? No, cosa vuol dire? È il suo passaggio al cielo. Cioè è morta. E adesso ragazzi ci spostiamo nella cosa più importante di questa città, che ha un mistero dietro, e quindi state con noi e scoprirete il mistero di Varna. Eccoci arrivati. Siamo arrivati al Museo Archeologico di Varna per scoprire il mistero dell'oro di Varna. Zona. Hanno scoperto una necropoli che datata al Carbonio circa 4600 anni avanti Cristo, più 2000, quasi 7000. Allora, le necropoli ce ne sono tante, ma qua c'è stato un record assoluto. In ogni necropoli si trovavano resti umani
sepolti in varie posizioni, in vari modi, con amuleti del passato. Ne abbiamo Certo. visti diversi. Qua hanno trovato la quantità d'oro che tutte quelle trovate in giro non riescono a fare quanto ne hanno trovato qua. Stiamo parlando di 7 kg di ritrovamenti di amuleti. Si è scoperto che gli uomini venivano sepolti con i propri amuleti indossati in maniera eretta, Sdraiati. mentre le donne venivano seppellite in maniera supina. No, Ah no? venivano seppellite sul fianco, diciamo, accoccolate. Ecco, Accoccolate. La storia è interessantissima perché svela il tesoro di oro più antico del mondo. Si dice che questa civiltà era probabilmente una civiltà più evoluta di quello che si pensasse. Addirittura hanno trovato un cadavere con tutto l'oro suo e l'oro al posto del pisello, nel senso che aveva una sorta di copripisello. No, sto Sì, parlando seriamente. un pene d'oro. Un pene d'oro. Perché si dice, in alcune religioni, che la fecondità sia data in una scala sociale all'interno, quasi vederato come un prete, un sacerdote. Dio, non si sa, Una insomma. roba del genere. Diciamo che è tutto molto misterioso, non se ne sa molto, però ora proviamo a entrare al museo e vediamo se ne scopriamo qualcosa in più. Io voglio provare il coso del pene. No! Sì, no. Io chiedo se me lo fanno provare. Il museo è interessante anche per la sua architettura. Termosifone. Entriamo in varie stanze che raccontano un po' tutta la storia dell'umanità in base ai resti. Esatto, siamo al Neolitico. Qui abbiamo l'esempio di una singola tomba, di cosa è stato scoperto all'interno e come si presentava quando l'hanno scoperto. Ecco qui, in posizione sul lato sinistro, le donne. Questa è una bambina. Sì, hanno trovato anche bambini. Questo che in vita probabilmente era un maniscalco, comunque aveva degli strumenti di lavoro, l'hanno trovato con strumenti e oro. Eccolo qua, l'uomo, Col pisello dorato. l'uomo di Varna. Guarda quanto oro aveva. Antibracciali. Quello lì è il copripene. Ho chiesto alla signora se mi faceva provare il copripene, mi ha detto che non lo può fare. Detto questa cartinata, ragazzi, c'è veramente tanto oro, si vede, mai visto così tanto. Una curiosità, questa necropoli è stata scoperta da un contadino che per ragioni sue stava scavando il terreno. All'inizio non gli è andato peso, ha detto sì vabbè la solita necropoli, insomma romani qua sono passati, bla 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 bla. Poi qualcuno dopo qualche periodo ha iniziato a indagare un pochino e da lì si sono fermati tutti, perché hanno iniziato a trovare questa particolarità che state vedendo. Questo l'hanno trovato nel lago di Varna, molto dettagliato, e l'hanno chiamato il dio del lago. Eccoci nel periodo romano. E qui il dio. Dove siamo noi? Varna, l'antica Odessos. Ecco Marina che appone la nostra firma. Si vede che è più capace a fare il cuoricino. Qua sotto il sole cocente. Questo ha fatto effetto. Non lo so, vediamo. Per adesso sto facendo il secondo risciacquo e sono qua, in questo splendido paese, che non so neanche dove sia, però va bene, con la mia gommina attaccata lì, giusta, alla fontanella qua alle mie spalle. Finito questo risciacquo qua, faccio il pieno, l'ultima volta, e speriamo insomma che le acque siano a posto, insomma che non siano più infettate. Sì, anch'io ho fatto il pieno. Ed eccoci arrivati al punto di sosta serale.
Buongiorno, sempre qua siamo. Aspetta che mi sposto che fa caldo. Oggi andiamo verso l'interno perché dobbiamo andare a vedere una cosa fica. Una cosa che molti studiosi non si danno ancora una ragione di come fa a esistere una cosa del genere. Non c'è una spiegazione tecnica. Detto questo, fa caldo, io direi andiamo. Sì, andiamo. Qua si è fatto l'accampamento. Sì, ho montato la tenda ieri. Eccoci arrivati, abbiamo parcheggiato e forse abbiamo poco tempo per visitare. Sto portando Mauri a vedere 4 pietre, chissà se è contento. Sei contento? Sì, perché vado a vedere i Pobiti. I Pobiti. Pobiti Camani. Dobbiamo anche pagare 5 leve ad adulto. Bene ragazzi, ecco qua il pistolone qua, e ce ne sono tanti altri, adesso andiamo a vedere. Siamo a Pobiti Camani, detta anche foresta pietrificata, è il secondo deserto presente e ufficiale d'Europa, il primo è Tabernas e il secondo appunto è qua in Bulgaria. Ha delle formazioni rocciose molto particolari. Come vedete alle mie spalle c'è un tronco che sembra pietrificato, ma poi ce ne sono altri che sono sostanzialmente dipesi da delle erosioni degli anni, ma ci sono diverse poi teorie. Comunque, quello che ci ha spiegato adesso il Signore è che sono diversi strati che si sono formati negli archi degli anni e questi risalgono a 50 milioni di anni fa. Sono delle formazioni calcaree, sabbiose e altri strati sotto, e queste formazioni qua col tempo dicono che si sono erose per i vari agenti atmosferici. Poi ci sono due teorie, perché sono all'interno, diciamo, cavi, come se fossero dei tubi. Ci sono due teorie, una teoria è minerale e una teoria organica. Io sostengo quella organica, nel senso che quella minerale sono erosioni dipese dai vari agenti atmosferici che le hanno così scolpite. Quella organica è come se fossero delle sorte di, chiamiamolo così, coralli, dove all'interno sono vuoti, più molli, e quindi col passare degli anni, dei secoli, dei millenni, si sono, diciamo così, consumate ed è rimasto solo lo scheletro. Questa è la mia teoria. Adesso vi facciamo vedere un attimino il nostro bel giardino fatato e a dopo. Ecco, qua si vede bene come è fatta la forma di questi pilastri anche sottoterra, perché dovete sapere che questi strani pilastri, queste formazioni non sono solo nella parte visibile qui, ci sono anche delle parti invisibili per ben 2 livelli sottoterra. Questo è altissimo. Qui si vede bene che sono cavi all'interno. Immaginatevi quando l'hanno scoperto, cioè questo sembrava una Stonehenge, sembrava che qualcuno avesse messo delle pietre qua e invece poi no, è una cosa completamente naturale. Enorme sto posto, torno perché ho la testa già in fiamme, i neuroni stanno facendo bye bye. Bello il desertino, vi è piaciuto? Non male, Allora, comunque secondo me sono dei grossi animali preistorici, coralli. Dentro c'era il vermone.
Era come essere dentro a una grotta sottomarina, diciamo così. Esatto. E io facevo il pesce pane. Detto Andiamo qua- da un'altra parte? Sì, adesso c'è praticamente la pioggia che sta arrivando, ci vado proprio incontro. Me ne frega niente. Vado di là, cosa c'è? C'è. Ah, ok. Andiamo. Andiamo. Bene. Sembra che sia un trasporto di pietre, perché in fondo c'è una cava in estrazione e probabilmente la fabbrica dove triturano queste pietre è a qualche chilometro di distanza, ma c'è un ciclo continuo e ogni carrello ce ne sarà dentro un centinaio di tonnellate. Ma la mia domanda è, non possono portarle coi camion come fanno tutti? No, sono green. Siamo addentrati nella Bulgaria più rurale, proprio in queste strade di pianura parecchio calde. Aspetta che sto all'ombra un po'. Siamo venuti a Veliko Tarnovo. È una città che è famosa perché è stata in passato la capitale della Bulgaria. Qui a Veliko Tarnovo avevamo individuato un parcheggio enorme, che è questo, che è completamente vuoto, che praticamente ha un cartello qui fuori e a pagamento dall'altro ieri. Che culo. Siccome praticamente avrebbe quasi lo stesso prezzo di un campeggio, ma senza servizi, non ci sembra il caso di stare qui, anche se saremmo proprio sotto al castello. Quindi adesso vediamo di trovare un altro posto. Qua siamo nel nuovo parcheggio su Erva e Ombra, che ci vuole, e macchine vecchie, scassate. Dopo anzi ve la faccio vedere subito. Chi è che se la ricorda la Prince Brown? No, sì, la birra, però c'era una macchina che si chiamava Prince. Ora, era già brutta, da tanto, però c'è la versione Prince bulgara, ed eccola qua. Che brutta! Io mi ricordo quando ero piccolino, vedevi passare uno e facevi Prince, ce l'hai? Perché portava sfiga, non so. Questa città era l'antica capitale medioevale della Bulgaria. Quel ponte c'è in legno che avete visto prima. Era l'unico ponte che collegava lato nord e lato sud, o lato est e lato ovest, dipende da come lo girate. Però insomma, arriva a destra, arriva a sinistra. Ed erano l'unico collegamento. Ma l'agenzia delle entrate dell'epoca praticamente faceva pagare dei dazi. Quindi per esempio, vi ricordate il film? Dove sei? Chi vai? Cosa fai? Un fiorino. È uguale. Insomma, non è tenuta benissimo come cittadina per essere appunto l'antica capitale. Però vabbè. Adesso l'idea è quella di alzare il drone, visto che il castello è là sopra, non ci si può arrivare, e farlo vedere dall'alto.
L'ingresso costa 4,5 centesimi. Lev. No dai, che sono i lev. Sono i... E vedete addirittura qua quelli che sono le pareti in legno, come erano costruite. Ok? E col sottofondo dei nostri amici gabbiani andiamo perché la cagata è un attimo prenderla. Sarà pieno, sarà. Romania, Salento. No, Bulgaria. Esatto. Pensa come sono messo. Eccoci qua davanti alla nostra bellissima cattedrale ortodossa, che ha una storia un po' particolare sotto. Perché? Nel 1877, diciamo che... Aspetta, volevo dire quello che era fare il riferimento. Aspetta, ti stavo doppiando, non ti sei accorto?